È una delle aziende del settore aerospaziale più avanzate e in più rapida crescita, con i suoi oltre 280 dipendenti. Siamo alle porte di Torino, allo Space Park di Argotec. Qui si sviluppano nuove tecnologie per lo spazio. Come Enon, una missione ESA pionieristica nell'ambito dello space weather. È un dimostratore perché significa che è il primo che viene costruito, disegnato, costruito, pensato per andare a fare questo genere di cose. Chiaramente stiamo parlando di un dimostratore classe CubeSat, quindi per capirci un satellite che più o meno ha un peso di 30 kg e una dimensione in altezza di circa 40 cm, ad esclusione chiaramente dei pannelli solari. È molto particolare perché ha una suite di payload composta da 3 sottosistemi, quindi sottosistemi miniaturizzati in grado di poter rilevare tutti gli eventi solari che possono avere delle ripercussioni sulla Terra dannose. Le radiazioni sono la maggiore sfida per Enon perché quando praticamente tutti gli altri satelliti devono proteggersi dalle radiazioni, Enon le deve monitorare, misurare e mandare degli alert a terra in tempo quasi reale. Quindi questo vuol dire che quando tutti gli altri si proteggono invece lui deve essere attivamente operativo, e questo ovviamente comporta che tutte le unità, tutti i sottosistemi e gli strumenti all'interno di Enon devono avere un livello di qualità rispetto alle radiazioni molto elevato. Ogni strumento è stato preso in tutte le sue parti interne dello strumento, sono state viste ogni parte se aveva a che tipo di effetti fosse sensibile, che dati di test fossero già disponibili, se ci fossero delle mitigazioni già in atto e soprattutto i rischi per la missione poi. Fra gli istituti di ricerca che lavorano al progetto c'è anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è PI della missione Enon. La data di lancio prevista è fra gennaio e marzo 2027, con il satellite ESA Plato. Essere lanciati con Plato ha ristretto un po' tutti i tempi, che per le missioni CubeSat sono già molto, più corti rispetto alle missioni tradizionali scientifiche, no? Le missioni tradizionali scientifiche ci vogliono 10-15 anni per portarle a termine. Adesso stiamo facendo la fase A per una missione ESA M7, siamo in fase A, la missione verrà lanciata nel 2037. I CubeSat sono rivoluzionari in questo, no? Hai un'idea, la vuoi implementare, lo fai con un orizzonte temporale molto, molto corto, è veramente alla portata di mano. Per poter arrivare all'orbita di interesse operativo dovrà fare un trasferimento di circa 14 mesi. Per poter fare questo trasferimento autonomo, per la prima volta all'interno di un CubeSat è stato montato un propulsore elettrico miniaturizzato in grado di portarlo appunto nell'orbita di interesse. È un'orbita particolare perché è un'orbita che molto assomiglia a quello che percorre la Terra intorno al Sole e viene chiamata DRO, Distant Retrograde Orbit, e rispetto alla Terra crea un moto apparente che sembra girare al contrario rispetto a quello che è l'orbita tradizionale. La particolarità è che crea una posizione privilegiata del satellite, quindi ha sempre un'esposizione rispetto al Sole. Studiando il Sole come stella, come corpo, siamo in grado anche di crearne dei modelli. Questi modelli ci permettono non solo di interpretare quello che il Sole ha fatto, quindi nel passato andare a vedere cosa è successo e a capirne meglio il suo funzionamento, ma possiamo usare questi modelli, queste interpretazioni dei dati che raccogliamo per predire cosa andrà a fare nelle ore, nei giorni e nelle settimane successive, e questo ci porta proprio a quello, il servizio di Space Weather di monitoraggio e previsione del tempo spaziale. Ci permetterà col tempo di proteggere meglio le nostre infrastrutture, proteggere meglio le persone e garantire i servizi che queste infrastrutture forniscono, la loro operabilità, la loro funzionalità nei giorni a venire.
La meteorologia spaziale è questa, ormai abbiamo una società tecnologicamente avanzata per cui effettivamente dei fenomeni che noi ancora non comprendiamo e per cui è necessario avere una maggiore comprensione possono influenzare la nostra vita. Voglio dire, ormai siamo completamente, come posso dire, non schiavi, non è il termine esatto, però dipendiamo molto da tutte le infrastrutture tecnologiche, ma tutti questi sistemi possono essere messi, possono essere in qualche modo ostacolati nel loro funzionamento normale da fenomeni che noi non siamo in grado di controllare al momento. Tanto per dare un'indicazione, Enon rispetto al posizionamento dei satelliti odierni sarà in grado di dare un warning con un fattore pari a 10. Ok? Quindi i messaggi arriveranno 10 volte prima quello che arrivano ad oggi con satelliti molto più grandi. Ora, l'obiettivo ultimo, proprio perché stiamo parlando di avere un'orbita davvero importante, per cui 14 mesi è ad oggi inutilizzata, mentre 12 mesi è utile per poter fare appunto questo rilevamento, l'idea è di creare una costellazione di 4-5 satelliti in modo di avere un satellite posizionato sempre tra la Terra e il Sole e quindi sempre in quella posizione privilegiata, cioè la regione di interesse, per poter rilevare i dati scientifici. L'esplorazione spaziale è l'aspetto sempre più affascinante del nostro lavoro, però quello che ci porta anche a renderci conto che facciamo un lavoro speciale è proprio il fatto che col tempo l'esplorazione spaziale, la capacità di volare nello spazio ci ha portati anche a sviluppare tecnologie, missioni che sono in grado di garantire un futuro migliore a tutta la società. Così è per l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione e adesso sta emergendo in maniera prepotente l'aspetto dello space weather proprio di protezione o di monitoraggio dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.